Quella che state vedendo è la storia di Spider-Man. Ok, facciamo un passo indietro. Cari amici appassionati di creazione di video, storie e libri, sono sicuro che questo video vi interesserà parecchio, perché oggi parliamo di una cosa fondamentale nella creazione di una storia, di qualunque genere essa sia, ovvero parliamo di storytelling. Spesso tenere le redini di un racconto in fase di creazione è un lavoro molto complicato, ma esiste uno strumento semplice, ma allo stesso tempo geniale, che permette di facilitarci le cose. Fabula. Se guardate un film o leggete un libro, c'è sempre, e dico sempre, una serie di fasi che si ripetono ogni volta. Qui l'intuizione dei creatori di fabula. Smembrare le fasi di una storia e trasformarle in carte da disporre a piacimento per crearne una, ogni volta di cui ne abbiamo bisogno. Allora, quella che state vedendo è la storia di Spider-Man, e ora ve la racconto utilizzando fabula. Il giovane Peter Parker vive a New York con gli zii Ben e May, studia al liceo scientifico Midtown e vive una vita ordinaria. Lo potremmo definire un imbranato e spesso è anche vittima dei bulli. È innamorato della sua vicina di casa Mary Jane Watson, ma ovviamente il suo amore non è ricambiato. Un giorno, durante una gita scolastica, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato. Il giorno dopo scopre di aver acquisito nuovi superpoteri: forza, resistenza, agilità, riflessi, velocità incredibilmente potenziate e l'abilità di produrre e lanciare uno strano tessuto simile a una ragnatela dai polsi, ma non è in grado ancora di gestire al meglio questi poteri. Ignorando il consiglio dello zio Ben circa il fatto che da un grande potere derivano grandi responsabilità. decide di andare ad un incontro di wrestling per vincere un po' di soldi per comprarsi un'auto e fare bella figura con Mary Jane. Ma, vinto l'incontro, il promotore gli dà solo una misera parte. Improvvisamente un ladro rapina il promotore e Peter decide di non fermarlo per vendicarsi del misero pagamento. Presto però il ragazzo si pentirà di non aver fatto la cosa giusta, perché scoprirà che il rapinatore ha ucciso lo zio Ben per rubargli la macchina. Furibondo insegue il criminale in cima a un palazzo, assistendo alla morte dell'uomo. Dopo il diploma, Peter decide di usare i suoi poteri per combattere il crimine. Per fare ciò si crea un costume rosso e blu e si rende famoso fra i cittadini di New York con il nome di Spider-Man. Durante una manifestazione a Times Square irrompe il nemico, il temutissimo Goblin. In questa occasione si scontra per la prima volta con Spider-Man, il quale riesce a farlo allontanare e riuscendo anche a salvare Mary Jane. Goblin scopre l'identità di Spider-Man e il suo punto debole, ovvero l'amore che prova per Mary Jane. Goblin rapisce la ragazza e la lega su un ponte tenendo in ostaggio anche una funivia piena di persone. Quando Spider-Man giunge sul posto, Goblin pone l'eroe davanti a una scelta: la vita della gente di New York o quella di Mary Jane. Ovviamente Spider-Man riesce a salvare tutti. Successivamente Goblin e Spider-Man si affrontano in un combattimento all'ultimo sangue, dove Goblin viene definitivamente sconfitto. Peter viene avvicinato da Mary Jane, che rivela di amarlo, ma il ragazzo, non volendo mettere in pericolo l'amata coinvolgendola nella sua vita da supereroe, le dice di restare amici e si allontana, accettando così le sue responsabilità da Spider-Man. Avete visto quindi come si sviluppa una storia utilizzando le carte arancioni di fabula, ma avete visto comparire anche alcune carte blu che sono le risorse, ovvero gli ingredienti di base che vi guidano ad arricchire la storia. Ciò che non avete visto sono le carte nere presenti nel deck, che sono le carte intreccio, che invece vi aiutano a gestire il tempo del racconto e si usano quando c'è più di un eroe o se volete cambiare l'ordine cronologico del racconto. In definitiva, lo ritengo davvero uno strumento molto utile e penso che non ne farò più a meno per creare i miei prossimi video. Inoltre esistono altri due mazzi di carte altrettanto utili: Cicero, che aiuta a scrivere, pianificare e interpretare i tuoi discorsi, e Intuiti, che vi aiuta a trovare le idee e le ispirazioni per le vostre storie. Vi lascio in descrizione il link del sito ufficiale per acquistare queste carte e un codice che vi dà diritto ad uno sconto del 10%. Adesso però non avete più scuse per alzarvi dalla sedia con il foglio bianco in mano. Alla prossima!